Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Location insolita, anzi chi di voi indovinerà dove mi trovo, nella settimana prossima lo premierò, quindi scrivetemi nei commenti dove mi trovo, vi invierò come al solito un omaggio di caffè. Oggi in questa location insolita non sono da solo. Ciao a tutti. E facciamo una cosa che non posso dire perché lei non sa cosa c'è dentro questo pacco, ma tanti di voi mi avete chiesto di farlo e quindi apriamolo insieme. Aprilo. Non vedo l'ora di saperlo cosa c'è. Iniziamo subito. Anche perché è una settimana. È una settimana che ce lo portiamo dietro, sì. Una settimana che non riusciamo ancora ad aprirlo, ma stasera ce la faremo. Poi una volta aperto capirai perché mi servivi tu. Ok. Sicuramente è qualcosa che mi piace tanto perché questo mistero... Sicuramente sì. Vai. Aspetta, fammi vedere se è quello che ho pensato. Oh. No, quanto la volevo! Cioè, Quante volte ci ha salvato? l'oggetto che mi ha salvato per tantissime vacanze, soprattutto all'estero. Beh, il mio mi sembra in Thailandia, sicuramente. In Africa sicuramente, cioè non se ne può fare a meno durante le vacanze. Allora, per chi non sapesse cos'è, è la Nespresso portatile, è un prodotto fatto da tanti produttori cinesi. Adesso questa è di un marchio particolare, poi vi lascio in descrizione il link per acquistarla, ma sono tutte bene o male uguali, cambia appunto solo il brand qui in alto. È una macchina Nespresso portatile che funziona sia a corrente sia a batteria. Funziona sia con acqua calda, sia può scaldare l'acqua e funziona con tutte le compatibili Nespresso. Ha una pompa da 15 bar e anche un bicchierino pratico per poter bere il caffè. Quindi voi dovete portarvi solo dietro l'acqua, lei, e almeno una capsula Nespresso. Più di una, soprattutto se siete all'estero. Infatti proprio per questo, visto che siamo in vacanza, io ho portato questa, che non so se ti eri accorto che l'avevo portata in macchina. Sì. Mi ero chiesta perché. Con le mie capsule Nespresso e ce le beviamo adesso, perché in realtà appena siamo arrivati, vabbè, abbiamo bevuto un caffè in autogrill che non sempre è il massimo, vabbè tu vai avanti. E quindi meglio le mie capsule Nespresso che un bar in cui il barista lavora male. E niente, poi nella Dovevo scatola... farlo prima questo unboxing, mi hai fatto bere caffè, squalli di questi giorni. C'è dentro il caricabatterie da casa, c'è dentro il caricabatterie da auto e niente, poi c'è la macchina che ha un solo tasto, poi vi spiegherò nel dettaglio il funzionamento. Qui dietro una batteria e poi vi farò la recensione approfondita come sempre. Intanto in questi giorni me la userò alla grande. Buono. E adesso andiamo a bere un caffè finalmente. Sì. Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Come avrete visto all'introduzione, oggi è un video un po' speciale. Presento a voi la recensione di questa macchinetta Nespresso portatile, ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che andrò a premiare e sorteggiare chi ha visto il video settimana scorsa, a cui vi rimando delle belle ricette estive con Michele Cantarella. Chi è iscritto al mio canale e commenta i miei video ha la possibilità di vincere ogni settimana un gradito omaggio che appunto mi fa piacere omaggiare a chi di voi partecipa e sostiene questo canale. Ma oggi andiamo subito a fare questa recensione che, come avete visto, è di un oggetto molto particolare. Una piccola premessa che voglio fare prima appunto di recensire questa Nespresso portatile. Se voi avete un camper, una barca o volete una macchinetta per la casa al mare, già ve lo dico, forse non è questa la macchinetta utile. Vi consiglio la recensione a cui vi rimando, in cui vi mostro delle macchinette compatte, non troppo costose e anche con un basso assorbimento, che secondo me sono la soluzione migliore per avere un caffè ben fatto a casa. Anch'io ho avuto un camper, quindi il voltaggio, come sappiamo, è una caratteristica fondamentale, ma le macchinette che vi consiglio, a cui appunto vi rimando, hanno anche un assorbimento massimo di 500 watt, quindi gestibili persino in un camper. Quindi per me, per la seconda casa al mare, ci vuole una macchinetta magari economica, magari piccola, magari portatile, ma quella secondo me è la soluzione migliore. Qui parliamo di una macchinetta portatile, iper portatile, che forse è più adatta per altri utilizzi. Per esempio si può utilizzare in aereo. Se avete un amico con cui fare un giro in aereo, è il video che vi starò mostrando in sovraimpressione, anzi ringrazio l'Avioclub dell'Aquila per avermi permesso questo giro panoramico sulla fantastica città.
Questa è una macchinetta appunto che si presta anche a fare un caffè in volo, in autonomia. Se volete visitare l'Aquila, volete fare un giro magnifico e spettacolare, vi lascio anche in descrizione il link all'Aeroclub dell'Aquila, che è una bellissima realtà e vi permette di vedere dall'alto delle cose magnifiche, ma è appunto una macchinetta che, come potete vedere, è stata disegnata anche apposta per entrare in quei portabevande delle macchine. Perché? Perché appunto può essere quella macchinetta per fare il caffè senza fermarsi in autogrill. Ovviamente non fatelo voi alla guida, ma fatelo fare a chi vi sta accanto. Una macchinetta appunto sta nel portabevande della macchina, oppure una macchinetta si può portare dietro in un'escursione, oppure si può portare dietro in spiaggia, e quindi diciamo che va a sostituire il classico termos in cui si va a mettere il caffè fatto con la moka. Non è il sostituto di una macchinetta collegata a corrente che appunto può fare caffè tra virgolette in maniera veloce, facile, ma è appunto una macchinetta portatile che riesce a farvi un caffè espresso in un momento in cui quel caffè espresso non avreste potuto farlo. Quindi, come dicevo nell'unboxing in cui mi sono fatto aiutare nella confezione, ci sono due caricabatterie appunto molto utili dato l'utilizzo che se ne può fare, quindi un caricabatterie da muro e un caricabatterie da auto. A seconda del caricabatterie la ricarica completa può variare tra le 2 ore e mezzo e le 4 ore e mezzo. Parlando di dimensioni, la macchina è alta 25 cm, ha un diametro di 8 e pesa 900 grammi, e queste sono le dimensioni appunto reali. Quindi un peso pesantina, ma in fondo molto leggera, perché se la paragoniamo alle altre macchinette del caffè che superano tutti i 3-4 kg, questa sta anche in uno zaino e anche in uno zaino piccolo. Guardiamola nell'aspetto complessivo. Qui sopra c'è il serbatoio è semplicemente formato da un piccolo spazio in cui si riesce a mettere l'acqua e poi verrà scaldata, e il serbatoio poi si può andare a chiudere, quindi il serbatoio contiene la lunghezza e l'erogazione che vorrete fare. Nella parte bassa c'è questo contenitore che fa anche da tazzina, e poi c'è la parte dove si inserisce la capsula e si va a chiudere. Quindi questa è la composizione della macchina. Tra le altre caratteristiche, la casa dichiara una pompa di 15 bar, dichiara un termostato di 93 gradi, ma andremo a vedere la temperatura a cui esce, e inoltre questa macchinetta ha come possibili accessori aggiuntivi, ma che io non vi consiglio, la sacca che costa 29 euro in più per trasportarla. Sinceramente mi sembrano un po' troppi. Ad ogni modo vi lascio in descrizione il link Amazon per acquistare questa macchina. Esiste anche la versione manuale, che praticamente è una macchina simile a questa, più compatta e più leggera, dove la pompa non è appunto una pompa elettronica che funziona in questo caso a batteria, ma appunto è la nostra forza che appunto farà estrarre il caffè. Qual è la differenza tra quella macchina e questa, a parte questo particolare? È che in quella macchina l'acqua va inserita già calda, in questa macchina invece l'acqua può essere scaldata da questa macchina. Io quella macchinetta proprio la sconsiglio, perché se noi ci troviamo in una condizione in cui riusciamo ad avere un'acqua tra i 93 e i 98 gradi, a quel punto siamo dentro un'abitazione. Se siamo dentro un'abitazione possiamo avere una macchina del caffè normale. Io credo che il grande vantaggio di questa macchina è che scaldi l'acqua, perché funziona anche con acqua già calda, quindi se avete acqua oltre i 90 gradi potete assolutamente inserirla e la macchina funzionerà in maniera molto più veloce, ma è difficile noi riusciamo ad andare in giro nei contesti che vi mostravo prima, in volo, in auto, in spiaggia, e avere dell'acqua a 90 gradi, anche perché poi, come sapete, se inseriamo l'acqua a 70 gradi verrà piuttosto una brodaglia che non un caffè. Adesso la andiamo subito a provare e parliamo delle modalità di funzionamento. Innanzitutto io la macchina, qui dietro ho aperto il contenitore delle batterie, come vi ho mostrato ho collegato la batteria e l'ho ricaricata. Clicchiamo, vi mostra la carica con queste 3 tacche, e poi decidiamo come accenderla. Io vi mostrerò come si fa un caffè, quindi prendiamo un po' d'acqua, la mettiamo fino al livello di indicazione, ma soprattutto la mettiamo fino a come vogliamo la nostra estrazione di caffè, se vogliamo un espresso corto o lungo. Andiamo a chiudere il serbatoio, andiamo a inserire la capsula da sotto, e qui dobbiamo parlare di un aspetto fondamentale, che è questa parte qui interna. La macchina è dichiarata compatibile solo con Nespresso originali oppure caffè L'Or. In realtà con le mie capsule funziona, ma come potete vedere da qui, le capsule Nespresso, l'originale rispetto alle altre compatibili, per una macchina normale tipo la Inizia sono compatibili, ma per questa macchinetta no, perché come vedete sono sì tutte Nespresso, ma tutte hanno una forma diversa. Purtroppo questa macchinetta, per quanto mi riguarda, è stata leggermente mal disegnata, perché ha un contenitore con degli oggelli qui dentro che fanno sì che appunto mentre la Nespresso originale c'entri perfettamente,
Le compatibili fanno molta fatica o anzi non entrano, e questo farà sì che non si chiude la pressa e quindi non riuscirete a erogare il caffè. Fortunatamente le mie capsule, che vi rimando al mio sito per acquistarle, ci entrano con un po' più di fatica rispetto all'originale, ma ci entrano, e quindi oggi vi mostrerò il test con una capsula Nespresso originale. Quegli aghi servono per bucare la capsula e come vedete è già fatto il segno. In altre si deve veramente inserirle con tantissima fatica e tantissima pressione, andare a girare con tanta forza e quindi non sempre si riesce, o comunque una persona normale quasi non ce la fa per una questione proprio di forza da applicare. Quindi adesso noi faremo il test con una Nespresso originale. Quindi la andiamo a inserire, andiamo a chiudere la pressa, andiamo a mettere l'acqua e andremo ad attivare la modalità di funzionamento della macchina in cui deve scaldare l'acqua. Come si sceglie la modalità? Si sceglie che se noi premiamo 2 secondi, esatto, hai messo un beep, la macchina inizia a scaldare l'acqua. Se noi avessimo premuto per 5 secondi, la macchina avrebbe già iniziato a erogare il caffè, perché significa che in quei 5 secondi noi abbiamo indicato che la temperatura dell'acqua che abbiamo messo è già giusta per erogare un caffè. Questo cosa comporta? Che appunto con una batteria nella modalità in cui mettiamo già l'acqua bollente, la macchina va solo a erogare e riuscirà a fare più di 10 caffè. Se invece deve scaldare l'acqua, impiegherà circa 10 minuti per farlo e riuscirà a fare solo 3-4 caffè. Non scandalizziamoci dei 10 minuti che ci vuole per scaldare l'acqua, d'altronde una macchina a batteria, per le dimensioni e per la batteria che ha, non può scaldare l'acqua in 2 minuti, e quindi non immaginiamoci, come vi dicevo, usi da seconda casa al mare in cui siamo magari 4 e dobbiamo fare 4 caffè, perché impiegheremo con questa macchina 40 minuti. Tra l'altro questi 10 minuti che vi ho indicato differiscono molto dalla temperatura di ingresso dell'acqua e anche dalla temperatura ambiente. C'è il rischio che in inverno ce ne metterà 14 o in spiaggia ce ne metterà magari 8. Quindi adesso aspettiamo che si scalda, vediamo l'erogazione e monitoriamo la temperatura. Tra le altre cose da segnalare è ovviamente il decalcificante. Vi rimando al mio decalcificante che trovate sul mio sito. Anche questa macchina necessita appunto di una decalcificazione ogni tanto. Si fa facilmente, come nel video della decalcificazione vi ho mostrato, diluendo il decalcificante con acqua, inserendo dall'alto e poi facendolo erogare. Questa macchinetta sicuramente rispetto a una macchina casalinga è più difficile da pulire, si può fare ben poco e quindi è anche un po' più a rischio rotture. D'altronde è un prodotto in fondo di plastica, in fondo è leggerino, non mi aspetto che ci duri 5-6 anni come una macchina professionale di quelle tipo Faber, Aroma o Spinel di cui ho fatto la recensione, alla quale vi rimando. È una macchina fantastica e ci permette, come vi ho fatto vedere, di bere un caffè in volo, di bere un caffè in auto, di bere un caffè in spiaggia, dove l'alternativa sarebbe stato un thermos con una moka fatta al mattino, che probabilmente non è la massima espressione della qualità del caffè. Nel mentre si scalda vi parlo anche dei prezzi. Si trova all'incirca tra i 99 e i 119 euro, ma l'offerta migliore è sempre quella che vi lascio in descrizione con il link Amazon, oppure c'è la versione con anche la custodia che costa circa 20-30 euro in più, ma che appunto non mi consiglio. Certo è che qualche cosa per contenerla una volta fatti i caffè dovete farla, perché appunto se portate questa macchina nello zaino si potrebbe sporcare durante l'erogazione del caffè e quindi è piacevole avere una busta o un contenitore per poterla poi riporre. Nel mentre il caffè si prepara, facciamo l'estrazione di chi di settimana scorsa ha commentato il video ed è iscritto al canale, quindi vediamo chi sorteggeremo. Roberto, complimenti, hai vinto una degustazione dei miei caffè, quindi scrivimi alla mail che trovi in descrizione, ti regalerò un gradito omaggio, mi auguro, delle mie miscele, così potrai provarla, assaggiarle, indicami che macchinetta hai. Per tutti gli altri, se vogliono essere loro, che magari settimana prossima possono essere sorteggiati, vi chiedo di commentare questo video, ma oggi vi dicevo premierò chi indovina in che città ho fatto l'unboxing a inizio video. Senti come scalda? Fatti vedere il fumo. Eccola, sta facendo beep e quindi sta erogando. Ora io ve lo apro per farvi vedere già l'erogazione come avviene. Se mi agevoli con la seconda camera, che riprendiamo da vicino. Ok, andiamo subito a monitorare la temperatura. Ora il problema è dove poggiare questa, perché ci si sporca, ma io la devo poggiare perché devo misurare la temperatura di erogazione.
Vieni vicino, guarda come è venuto. Ok. Ok, 56,5 gradi, quindi di certo non un caffè caldissimo, un caffè più che accettabile, non è venuto molto corposo. E qui apriamo un discorso, in parte è colpa dell'Nespresso originale, voi sapete che l'Nespresso originale ha delle miscele mai troppo corpose, forse appunto solo una piccola selezione di quelli di maggiore intensità riesce a fare un po' più di crema, ma questo decisamente è un caffè poco corposo e quindi in parte è una questione di miscela e in parte è anche una questione, sicuramente questa macchina ha una pompa Sita 15 bar ma diversa dalle macchine professionali a cui vi rimando la recensione. Ora ho anche curiosità di assaggiarlo. Un caffè dignitosissimo e probabilmente, come dicevo, sicuramente migliore del thermos che si porta in spiaggia. Bene, poi si svita questo, si estrae la capsula esausta, ora già sto sporcando tutto, non lo faccio, però ci siamo capiti, e poi si richiude tutto così e la macchina è tornata, tra virgolette, pronta. Parliamo dei pro e contro quindi di questa macchina. Tra i difetti io direi che non mi sento di dire che una macchina come quelle che io di solito consiglio, professionali made in Italy, che dura 5-6 anni, mi sembra comunque una macchina un po' più leggerina, quindi più difficile da fare manutenzione, quindi su quello potrebbe essere un difetto. Il secondo difetto è il caffè, non è sicuramente il caffè che può fare una macchina di quelle che abbiamo a casa, è comunque un caffè da viaggio, dico io, e poi secondo me il difetto più grande è che le compatibili, adesso la mia fortunatamente ci va, però le compatibili Nespresso sono di tante forme e queste non si adattano a questa macchina, quindi bisogna andare o sul mio caffè o sull'originale Nespresso, che appunto sono anche leggermente diverse di gusto, non a tutti piacciono e in più sono belle costose. Passiamo ai pro. I pro è che è una figata. Io mi sono fatto un giro sulla mia città e mi sono bevuto un caffè con il pilota e l'ho potuto fare solo con questa macchina, non c'è un'alternativa. Inoltre la dotazione con anche il doppio caricabatterie è molto comoda, geniale l'idea che questa qui sia anche la tazzina oltre che il raccoglitore ed è comunque una macchina unica nel suo genere. Per noi appassionati di caffè che vogliamo farci un caffè in determinate situazioni, probabilmente portarcela dietro, lasciarla in macchina non costa nulla e avere una bottiglia, oramai tutti andiamo in giro con le bottiglie d'acqua, una bottiglia d'acqua, una borraccia d'acqua per metterci un po' d'acqua, una capsula è una cosa facile da fare e quindi ci ritroviamo a avere il bar sempre con noi e questa è una caratteristica unica che in tutti gli altri test, anche quelle manuali che ho provato, solo questa macchina veramente riesce a fare perché ha la batteria per poter scaldare. Quindi sì, mi sento di consigliarla a chi in questi scenari che vi ho raccontato ha ritrovato qualcosa, quindi un viaggio in macchina, la spiaggia, l'escursione, ha ritrovato una sua esperienza in cui averla potrebbe avergli trovato giovamento, per tutti gli altri invece la cercano per la casa al mare o per il camper, non ve la consiglio, mi potete contattare in descrizione per i consigli su quale macchina scegliere. E niente, cosa dire, ho premiato chi dovevo premiare, vi ringrazio e ci vediamo sabato prossimo alle 2.